Benvenuti in questo video in cui vi faccio vedere il Mini 4 Pro e il Mini 3 Pro durante l'utilizzo lavorativo e le mie impressioni come professionista. Ho noleggiato il Mini 4 Pro per un lavoro che ho fatto ieri a Firenze. La settimana prima ho noleggiato il Mini 3 Pro per un altro lavoro a Firenze e ho anche il Mavic 3 Enterprise e il Matrice 210. Qui su YouTube si vedono spesso recensioni di droni e confronti fra diversi droni. In questo video però vi voglio dare la mia impressione da professionista, videomaker e pilota di droni tra il Mini 4 Pro e il Mini 3 Pro. Quali sono le differenze, come mi sono trovato lavorativamente parlando. Ciao, sono Simone Bergamasco, in arte dall'Alto Simone. Sono un pilota di droni professionista e un videomaker freelance. Sul canale pubblico contenuti relativi al videomaking, ai droni e al marketing. Se ti piacciono questi argomenti, iscriviti al canale per rimanere aggiornato sui miei contenuti. Chi fa lo YouTuber per lavoro non lavora effettivamente sul campo, ma lavora principalmente per la produzione di contenuti e vengono pagati dai produttori dei droni per pubblicizzare i propri droni e far aumentare le vendite. Io come professionista che lavora effettivamente con il videomaking e con i droni per dei clienti, vi voglio dare il mio parere professionale tra il Mini 4 Pro e il Mini 3 Pro. Spero che apprezzerai questo mio contributo, questo mio tempo speso per spiegare le mie impressioni, e per chi non ha voglia e tempo di vedere tutto il video, anticipo subito che mi sono trovato molto meglio con il Mini 4 Pro per una serie di fattori, tra cui il D-Log M, che è fondamentale per il lavoro che ho fatto ieri, e per la presenza dei sensori multidirezionali in ogni direzione, quindi perché mi ha permesso una maggior sicurezza durante il volo in un ambiente ricco di ostacoli. Ma se invece vuoi conoscere molti più dettagli su questi droni e su come mi sono trovato sul lavoro, rimani sul video perché ci sono tante cose interessanti che vado a spiegarti. Non ho preso il Mini 4 Pro tanto per la certificazione, perché io potrei guidare, anzi pilotare droni molto più grandi, ma perché dovevo passare dentro questo arco. Dovevo passare qui mentre riprendevo e un drone più grande mi dava meno margini di manovra. Le riprese in questa villa con il Mini 4 Pro stanno andando alla grande. Ho visto pregi e difetti di questo drone, ma in linea di massima ci sono pregi notevoli per far utilizzare il drone per le riprese professionali. Naturalmente la mancanza del diaframma si sente molto, in alcuni casi ho dovuto impostare FPS 50 per ridurre la shutter speed, o in alcuni casi ho dovuto cambiare l'ND perché la ripresa diventava troppo scura, e quindi un diaframma dà più libertà in fase di volo di modificare la luminosità rispettando i parametri di ripresa dello shutter speed. Però se si lavora in anticipo vedendo la luminosità e si imposta l'ND e le impostazioni di conseguenza, è anche possibile fare riprese con un carattere minimamente cinematografico. Parliamo così, ma insomma cinematografico è ben altro. Però un minimo di shutter con la regola dei 90 gradi è possibile farlo, solo bisogna stare attenti a quale shutter speed mettere e a quale ND mettere. Se sei appassionato di droni e videomaking e vuoi trasformare questa tua passione in lavoro, allora vai a vedere tutti i miei corsi disponibili nella descrizione. La Masterclass è il servizio che offre il maggior quantitativo di informazioni a un prezzo accessibile. La Masterclass Dominatori del Cielo è un corso in oltre 7 ore di lezione in cui imparerai tanti aspetti dei droni per trasformare la tua passione in lavoro. Trovi il link per andare alla pagina informativa nella descrizione di questo video, e se utilizzi questo codice sconto ricevi il 50% sul prezzo di ingresso. Ho preso il Mini 4 Pro perché c'ha il profilo di log M a 10 bit, infatti il regista e DOP, insomma chi si occupa della produzione di questa pubblicità, ha richiesto espressamente un D-Log M a 10 bit. E quindi ho preso questo apposta per il lavoro di domani, e ne approfitto per fare il video e parlarvi un po' anche di questo drone, le impressioni rispetto al Mini 3 Pro. Se questo modello di drone ti piace e vuoi acquistarlo, trovi il link al prodotto direttamente su Amazon nella descrizione.
Utilizzando quel link darai un piccolo contributo al supporto di questo canale. Per te il prezzo non cambierà. Prima di parlare di altri aspetti legati ai droni, andiamo a vedere nella pratica le cose fondamentali per chi realizza video. Parliamo della profondità in bit, dello spazio colore e del file che viene prodotto alla massima qualità possibile dal Mini 3 Pro e dal Mini 4 Pro. Le differenze, ho notato, sono veramente minime. Entrambi i droni utilizzano profili a 10 bit, sempre però con lo spazio colore 420. Non permettono di realizzare video in 422, cosa che porterebbe una maggior qualità sul colore. Ma entrambi utilizzano il 420 a 10 bit e non a 8 bit. Utilizzando quindi l'H265 a 10 bit abbiamo molte più informazioni sulla luce. Ma andiamo a vedere nella pratica quello che cambia tra questi due droni. Vediamo quindi che sul Mini 4 Pro abbiamo il 10 bit 420 utilizzando l'H265. Il D-Log M quindi ci permette di avere maggiori informazioni sulla luce, ma questo D-Log M H265 10 bit 420 è praticamente quasi identico a quello del Mini 3 Pro. Infatti, se noi andiamo nella scheda tecnica del Mini 3 Pro che abbiamo qui, abbiamo la registrazione in D-Cine-like MOV H265. Se noi mettiamo l'H265 e il D-Cine-like, abbiamo comunque un profilo che utilizza il 10 bit per l'interpretazione della luminanza, quindi maggiori informazioni sulla luce. Ma non abbiamo una grossa differenza rispetto al Mini 4 Pro, che utilizza praticamente la stessa cosa, sempre il 10 bit 420 H265, e questo si vede chiaramente nella pesantezza del file che adesso vi faccio vedere rispetto a un profilo 10 bit ma 422 che ho registrato col Mavic 3 Cine. In quel caso si nota la differenza anche sul colore. Per spiegarvi in poche parole senza entrare nei tecnicismi, prendiamo sul sito della guida Sony una scheda che ci fa capire bene cosa sono il 422 e il 10 bit. In questo caso il 422 è il campionamento del colore, quindi qui si parla di colore, mentre il 10 bit è la profondità in bit della luminanza. Come vedi qui sotto, la profondità in bit rappresenta la gradazione delle informazioni sulla luminanza. Per spiegarvi ancora meglio dovrei entrare nei tecnicismi e questo non è il video idoneo per approfondire ancora di più l'argomento. Andiamo a vedere quindi la pesantezza dei due file messi a confronto e vediamo che le differenze sono veramente minime. Questo qui selezionato l'H265 Main 10 L5.0 a Firenze del Mini 3 Pro quindi. Mentre qui H265 Main 10 L5.0 siamo a Firenze ma nella villa dove ho fatto le riprese col Mini 4 Pro. Come si vede i file sono identici, è comunque un H265 a 10 bit. La differenza grossa invece la possiamo trovare con l'Apple ProRes 422 HQ. In questo caso quindi si parla di una maggior informazione sui colori perché il 422 è migliore rispetto al 420. Mini 3 Pro e Mini 4 Pro registrano tutte e due a 10 bit di log, però con l'interpretazione del colore 420 non 422. Vediamo quindi a parità di file quanto sono pesanti, perché se il DJI Mini 4 Pro facesse delle riprese più pesanti, quindi con maggiori informazioni su luce e colore, dovrebbe avere dei file più pesanti. In realtà non è così. Prendiamo quindi questa ripresa 755,2 mega, 1 minuto e 07. Approssimo e sono quindi 755,2 mega
diviso 67, che 67 sono 60 secondi di un minuto più 7 secondi, sono 11,27 mega circa al secondo. E questo è un file del Mini 3 Pro. Adesso prendo un file sempre di circa un minuto, vediamo, 1 minuto e 18, 1 minuto e 18 sono 904,4 per 1 e 18, 1 e 18, quindi 904,4 diviso 78, che è 60 secondi più 18 secondi, sono 11,59 mega al secondo. Praticamente è lo stesso bitrate, è la stessa quantità di dati al secondo sia sul Mini 3 Pro che il Mini 4 Pro. Quindi i file sono i soliti, anche come c'è scritto sui dati dei file qui su DaVinci che abbiamo visto. Adesso invece prendiamo 2 minuti di ripresa fatta con il Mavic 3 Cine con il profilo D-Log M a 10 bit, ma con il 422 e non con il 420, quindi che abbiamo maggiori informazioni anche sulla crominanza, sui colori. 422 ProRes, prendo questa, Find, sono 2 minuti e 06 di ripresa realizzata nella stessa risoluzione, che è un 4K. Stessa risoluzione quindi del Mini 3 Pro e del Mini 4 Pro, però in questo caso abbiamo un ProRes 422 HQ che non è compresso, non è l'H265 o l'H264, non è compresso e ha maggiori informazioni su luce e colore rispetto al Mini 3 Pro e al Mini 4 Pro. Andiamo a vedere quanto pesa quindi. Prendiamo questa clip, sono 2 minuti, pesa 24 giga e 36. 24 giga e 36 per 2 minuti di video. Quindi 24,36 giga sono 24.360 mega diviso i 120 secondi di video sono 203 mega al secondo, che è nettamente superiore rispetto ai file registrati dal Mini 3 Pro e del Mini 4 Pro. Questo ci fa capire che ci sono molte più informazioni sul colore e sulla luce su un file 422 rispetto a un 420. Quindi adesso vediamo com'è il file di Cinelike e il D-Log M, al di là della pesantezza e della quantità di informazioni registrate. Andiamo a vedere come si presenta il colore e la luce su questo file. Qui a schermo quindi adesso puoi vedere il D-Log senza nessuna correzione, infatti ho disattivato i nodi apposta. Questo è il file nativo registrato in D-Cinelike 10 bit del Mini 3 Pro, mentre questo che ti faccio vedere adesso è il D-Log M registrato dal Mini 4 Pro. Questo quindi è il D-Log M del Mini 4 Pro. Qui su questa ripresa c'è solo una leggera correzione della luce. Se disattivo il nodo, quindi questa è la ripresa originale, un pochino sottoesposta rispetto a quella che ho fatto vedere prima. Sono andato a regolare questa luminosità. Qui puoi vedere che sono state fatte solo regolazioni sulla luce e non sui colori. In questo caso ho equiparato la luminosità del Mini 4 Pro al Mini 3 Pro
e puoi vedere che si presenta già il D-Log M già colorato, abbastanza contrastato anche, non è effettivamente un log spinto, è già molto colorato, come effettivamente anche il Mini 3 Pro hanno un profilo colore abbastanza colorato. Quindi tra il D-Cinelike e il D-Log M non c'è grandissima differenza, non c'è una capacità di lavorazione esageratamente migliore, c'è solo una miglior gestione della luce con il 10 bit rispetto all'8 bit. È un grande vantaggio per quando si registra in condizioni di luce e di ombre, perché si possono avere maggiori dettagli nelle luci e nelle ombre, però a livello di colori non c'è una grossa differenza. Grossa differenza invece si vede con il 422 e i profili ProRes che hanno maggiori informazioni anche sul colore. Lì si vede la vera differenza. Ma vediamo queste due clip con il color checker e la color chart per andare a equilibrare i colori. Utilizzando la color chart e il color checker abbiamo una correzione di questo tipo che è molto spinta. In questo caso dobbiamo andare a regolare un po' le luci e, come vedi, portando giù il gain si vanno a recuperare le luci che in altri modi, se non avessimo avuto il 10 bit, sarebbero state perse le informazioni sulla luce, sulle alte luci. Alcune luci comunque sono bruciate, infatti nella parte alta del cielo molte informazioni sulla luce sono bruciate, ma ho potuto recuperare molte informazioni, in questo caso abbassando la luminosità. Questa capacità di avere il 10 bit ci dà una maggiore capacità di regolarci su luce e ombre in questo caso. Andiamo a vedere adesso la modifica sul Mini 4 Pro. Anche qui vediamo che abbiamo una luminosità alta, avendo impostato la color chart per andare a equiparare i colori con quelli reali, e abbiamo quindi abbassato anche qui la luminosità. Adesso confrontiamo le due clip e vediamo che qui c'è un po' meno di saturazione, cosa che qui è più accentuata. Vedete qui i colori sono molto saturi, mentre qui sono un pochino meno saturi. Qui non c'è contrasto, la saturazione è la solita, come puoi vedere. Anche qui su questo nodo la saturazione è standard, su tutte le clip, solo che sul Mini 3 Pro è più satura la clip e dovrei andare a toglierne un pochino per renderla un pochino più gradevole, perché standard è veramente eccessivo. Questo diciamo che potrebbe essere un risultato più adeguato, un po' meno saturo. Vediamo le clip invece reali delle riprese fatte. Questa è la clip di Firenze registrata. Questa è colorata, diciamo, con già le impostazioni del colore applicate e la modifica dello spazio colore per essere equiparata con la color chart. Se io disattivo il nodo, vediamo che questa è la ripresa di log D-Cinelike del Mini 3 Pro, mentre ne prendiamo una sempre con la vista di Firenze. Questa è del Mini 4 Pro, senza le impostazioni di bilanciamento della luce e senza la conversione del colore. Questa quindi è il D-Log M del Mini 4 Pro.
Sollevando un po' la luminosità vediamo che comunque la clip è abbastanza colorata, non è proprio piatta, non è flat come un log spinto, e quindi quando andiamo a convertirla abbiamo una sovraesposizione eccessiva. Questa quindi è quella colorata e questa è quella originale. Quindi originale Mini 4 Pro, originale Mini 3 Pro, vediamo anche un'altra del Mini 3 Pro, questa è colorata e questa è originale. Questa è colorata e questa è originale. Vediamone un'altra del Mini 4, questa è del Mini 4 Pro, qui vediamo c'è un po' di colori, questa è colorata e questa è originale. Vediamo invece una colorata e non colorata del Mavic 3 Cine. Allora prendiamo questa che è del Mavic 3 Cine in ProRes 422 HQ e questa è la ripresa colorata, mentre qui abbiamo la ripresa originale che si vede che è molto grigia, molto flat, è un D-Log M 10 bit 422 HQ che una volta colorata e riportati i colori possiamo avere quello che è la ripresa colorata. Guardate bella queste sfumature di colore azzurro. Prendiamone un'altra, anche questa. Questa è sempre 422 HQ in D-Log M. Questa è colorata e questa è flat. Sempre Mini 4 Pro, Mini 4 Pro, vi faccio vedere questi colori qua. Mini 4 Pro senza la regolazione del bilanciamento del colore, se io applico direttamente la conversione colore tramite la color chart abbiamo una sovraesposizione della luce che poi dobbiamo andare a regolare nuovamente con un secondo nodo per regolare quindi la luminosità. Quindi questa è colorata e questa è originale. Mini 4 Pro. Prendiamone un'altra del Mini 3 Pro. Questa è del Mini 3 Pro. Palazzo Vecchio, questo è Palazzo Vecchio a Firenze. Questa è colorata. Questa è senza la correzione del bilanciamento della luce e questa è originale in D-Log M senza la conversione dello spazio colore. Adesso vi faccio vedere come influenza la LUT ufficiale del DJI Mini 4 Pro per la conversione da D-Log M a Rec 709. Quindi prendiamo una ripresa fatta con il DJI Mini 4 Pro, questo è il Mini 4 Pro, disattiviamo i nodi, ne creiamo uno nuovo e applichiamo la LUT ufficiale DJI. DJI quindi Mini 4 Pro D-Log M to Rec 709. Questa è la ripresa con la LUT ufficiale da D-Log M a Rec 709.
a cui poi applichiamo delle regolazioni per la luminosità. Adesso alziamo un po' luce e ombre, riportiamo un po' di contrasto che l'abbiamo perso e diciamo che questa è la ripresa colorata. Di log M, ripresa colorata, di log M, ripresa colorata. Naturalmente qui c'è anche un po' di bilanciamento della temperatura colore, sto vedendo che siamo un po' tendenti al giallo e riportandola su un bilanciamento neutro del bianco, un bilanciamento sul bianco, possiamo vedere che questa è la ripresa. È la ripresa che viene resa nel migliore dei modi. Quindi questa è l'originale da D-Log M a 709, questa è il D-Log M originale. E così è come viene. Quindi ricapitolando, tra il Mini 3 Pro e il Mini 4 Pro non ci sono grandissime differenze perché entrambi i droni registrano, se utilizzando H265 di Cinelike e D-Log M, utilizzano entrambi un profilo che utilizza il 10 bit per la luminanza. Se volessi fare riprese ancora migliori per quanto riguarda il colore, dovreste andare invece su un Mavic 3 Cine o un Mavic 3 Pro Cine che utilizza il 422 di log M a 10 bit. Allora in quel caso avresti anche maggiore qualità sull'interpretazione del colore. Ricordati quindi, più i file sono pesanti a parità di minutaggio e maggiori informazioni ci sono nel file che viene registrato dal drone. Il 422 HQ contiene maggiori informazioni rispetto a un 420 che comunque è 10 bit. Anche se è 10 bit ma se è 420 avrà un peso minore e una qualità dei colori minore rispetto a un 422 ma sempre in 10 bit. Per quanto riguarda le riprese non mi sento di consigliare il Mini 4 Pro rispetto al Mini 3 Pro perché comunque i file sono praticamente gli stessi con una leggera interpretazione differente per il D-Cinelike rispetto al D-Log. L'unico vantaggio reale e pratico che possiamo avere è che per quanto riguarda il D-Log M abbiamo già una LUT di conversione da D-Log M a Rec 709, mentre con il D-Cinelike serve o una post-produzione ad hoc come colorist o l'utilizzo della color chart per fare un match tra le riprese. Io comunque mi sono trovato meglio col Mini 4 Pro, ma non per i file, non per le riprese fatte. Proseguiamo con altri aspetti più legati al volo e alla gestione del drone. Il volo è stabile e sicuro, le riprese sono buone, le impostazioni sono adeguate per le riprese video, i rilevamenti ostacolo omnidirezionale è buono, molto buono, e quindi le riprese vengono bene. In alcuni momenti ho anche disattivato i sensori per fare dei passaggi vicino alle piante e devo dire che sono sempre stato sicuro, senza aver avuto problemi anche senza l'utilizzo dei sensori anticollisione. Naturalmente bisogna fare più attenzione, però è venuto tutto nel migliore dei modi. Sensori anticollisione omnidirezionali anche dietro, sopra, sotto, in ogni direzione, grazie a queste telecamere aggiuntive poste qui dietro e buoni sensori anche sotto. Ma se per esigenze di ripresa noi volessimo disattivare i sensori per passare magari vicino a degli ostacoli, vicino a delle piante o dentro un arco molto stretto, vediamo due metodi per farlo e le differenze tra uno e l'altro metodo. In questo caso vado in avanti, sempre avanti, il drone mi vede e si ferma. Io posso anche continuare ad andare avanti, ma il drone vede l'ostacolo e non va avanti. Se invece volessi andare oltre, premo su off, in questo caso si ferma anche l'avvertimento sonoro sul drone e il drone, io andando avanti, il drone andrà addosso all'ostacolo. Pur facendomi vedere l'ostacolo sullo schermo, vedi, c'è tutte queste bande rosse sullo schermo,
Se io vado avanti, il drone va avanti. Questa opzione serve nel caso in cui volessi passare vicino a degli ostacoli o sotto o sopra degli ostacoli, molto più vicino rispetto a quanto potrei fare con i sensori attivi. Se vi faccio vedere un'altra opzione per disattivare tutti i sensori, non solo quelli anticollisione. In questo caso mi allontano un po' di più e vi faccio vedere come reagisce il drone se disattivo tutti i sensori. Come vedete adesso mantiene anche la posizione molto stabile grazie a tutti i sensori disponibili, anche se c'è un po' di vento, ok? La seconda opzione per disattivare tutti i sensori si trova sempre nel menu sicurezza, all'impostazione sicurezza avanzata. In basso c'è la possibilità di disattivare tutto il posizionamento visivo e il rilevamento degli ostacoli. Se io flaggo questa opzione, il drone vedrete che non mantiene la posizione precisamente come adesso e non eviterà gli ostacoli, ma oltre a questo non manterrà nemmeno la quota grazie al sensore posto al di sotto del drone, ma manterrà la quota solo grazie al GPS. Adesso lo disattivo per un tempo breve, solo per farvi vedere la reazione del drone, e poi andrò a riattivarlo. Disattivo, do conferma e come vedete il drone mantiene la posizione, ma solo grazie al GPS. Come vedete la quota la sta variando piano piano senza che io faccia nulla. Vedete, sta salendo adesso? Il drone sta salendo perché appunto la quota non è mantenuta grazie al sensore infrarosso posto al di sotto, e anche il levitamento ostacoli è attivo, ma se io mi avvicino o vado verso gli ostacoli il drone non reagisce. Vedete, ora vado leggermente avanti, il drone si avvicina a me senza reagire, quindi molto meno stabile sulla quota. Vedete che va giù, adesso va giù, perché la posizione e la quota è data solo dal GPS. Adesso lo riattivo e immediatamente il drone mantiene la quota e lo stazionamento molto meglio di prima. Questi erano i due metodi per disattivare i sensori per le esigenze di ripresa. Una cosa che a parer mio è scomoda di questo drone è che per levare la batteria non posso fare come il Mini 2 e il Mini 3. Questa parte qui, questi bracci si aprono solo in giù. Invece quando avevo il Mini 2 inserivo le dita, estraevo la batteria e via. Qui bisogna fare un passaggio in più, non si riesce. Dopo avervi spiegato queste informazioni sul Mini 3 Pro e il Mini 4 Pro, vi parlo anche dei noleggiatori. Parliamo anche di prezzi e di spedizione per quanto riguarda questi noleggi. Questa è la scatola del DJI Mini 3 Pro del noleggiatore di lowb.it. All'interno della scatola troviamo la sacca tipica del drone DJI Mini 3 Pro. Qui infatti troviamo il drone, 3 batterie e il radiocomando, e una batteria aggiuntiva è già all'interno del drone. Se abituato al Mavic 3 Cine, questo si sente che è veramente plasticoso, è molto plasticoso. Anche il radiocomando rispetto al DJI RC Pro, mamma mia, sembra un giocattolo qui in mano, di plastica, si sente proprio che è plasticoso, mentre il DJI RC Pro e il Mavic 3 Cine si sentiva proprio la plastica, la potenza del drone, veramente qualcosa di incredibile in confronto. Comunque sia, con i suoi 249 grammi se la cava egregiamente per le riprese che bisogna fare domani. Adesso andiamo a spacchettare per il Mini 4 Pro. Ecco qua, qui c'è il pacchetto di filtri che è stato aggiunto dal noleggiatore, sono nuovi, sono filtri nuovi, 6 filtri. Ora andiamo a vedere una cosa alla volta. Qui abbiamo il drone, il radiocomando e il battery pack con le batterie. Scompartimenti tale e quali, scatola borsa tale e quale al Mini 3 Pro, quindi. Anche su questa versione manca la maniglia come c'era sul Mini 2, che era molto comoda.
Nella confezione del drone offerto dal noleggiatore troviamo anche le eliche di sostituzione, il cacciavite e ho visto adesso un cavo per il trasferimento dati. Apprezzato. Comunque, professionalmente parlando, la valigia così è troppo stilosa. Guardate. Molto meglio, anche se questa è del Mavic 3 Enterprise, però c'entrano comunque le sue cose. Radiocomando RC2 che a differenza del Mini 3 Pro ha le antenne reclinabili, in questo modo abbiamo una maggior direzionabilità del segnale. Poi il radiocomando di per sé non cambia molto. Come plasticosità al tatto è molto più robusto questo radiocomando rispetto a quello che avevo la scorsa settimana del Mini 3 Pro. Questo si sente che è più robusto, le plastiche ciotolano meno e si sente che c'è differenza quindi sulla plastica. A livello di ergonomia e pulsanti non cambia niente, stessi pulsanti, stessi posizionamenti. Ho notato che il suono e il feedback sul tasto sono molto più soddisfacenti rispetto al Mini 3 Pro. Devo dire che è un prodotto superiore, si sente proprio. Faccio un rapido confronto anche fra RC2 e RC Pro, notando che è leggermente più piccolo. Leggermente, sia la scocca esterna che lo schermo. Le differenze sono minime, ma si vede. Battery pack, anche questo tale e quale al Mini 3 Pro, uguale, non cambia niente, con la sua USB-C, USB out e il pulsante per vedere lo stato di carica delle batterie, che in questo caso erano o in storage o scariche, quindi andrò tutte a ricaricarle. Batterie in carica, ma notate la velocità con cui lampeggiano è molto lento, quindi devo andare a cambiare l'alimentatore. Quando vanno così piano è perché stanno caricando molto lentamente. Adesso alimento il caricabatterie del Mini 4 Pro con il caricabatterie del Mavic 3 Enterprise e vi faccio vedere la velocità del lampeggio. Ecco qua che ho cambiato caricabatterie, questo è il caricabatterie del Mavic 3 Enterprise, guardate la velocità adesso. Molto più veloce, vuol dire che questa è una ricarica rapida. Guardate anche il radiocomando quanto va veloce, vuol dire che appunto sta caricando molto velocemente grazie a questo alimentatore del Mavic 3 Enterprise. E qui c'è il drone che è stato mandato dal noleggiatore con il coprieliche della Start RC. In questo caso bene, apprezzato, perché quando mettevo via il Mini 3 Pro c'era il problema delle eliche che andavano a giro e il copri gimbal che è praticamente molto simile, cambia la struttura ma l'applicazione e il blocco è molto simile. Come feedback sulla batteria, che è molto leggera, molto plasticosa come il Mini 3 Pro, anche lo sgancio qui, le due alette sembrano molto simili al tatto al Mini 3 Pro. La piattaforma su cui è stato costruito e le plastiche praticamente sono le solite, cambia un po' la conformazione della scocca e il posizionamento dei sensori laterali. In questo caso sono queste telecamere poste in questo punto che funzionano sia per anticollisione laterale che superiore e anche posteriore, perché queste telecamere comunque sono grandangolari e vedono anche il retro del drone. Come aggancio della batteria sembra molto sicuro, molto simile al Mini 3 Pro. E da notare qui sotto già nativo arriva con la certificazione C0 che è indicata qui sotto. In più ho notato che qui sotto c'è un LED per l'illuminazione dell'area sottostante all'atterraggio, in modo che i sensori di posizionamento visivo abbiano controllo sulla posizione e la quota anche quando è buio. In questo caso il LED si accende automaticamente per illuminare il terreno e si spegne quando ha raggiunto una quota di volo. Qui sotto, oltre alla luce LED, troviamo i sensori infrarosso per il mantenimento della quota e le telecamere per il mantenimento della posizione.
Un'altra cosa che ho notato di questo Mini 4 Pro è che rispetto al Mini 3 Pro i LED di illuminazione sono posti sul retro e non sono più sul davanti come era il Mini 3 Pro. Vediamo nella parte posteriore la USB-C e la micro SD. Anche il radiocomando manca della micro SD, quindi andrò a mettercele sia nel radiocomando che sul drone. Come prime impressioni sembra che DJI abbia investito molto di più sulla realizzazione del Mini 4 Pro rispetto al Mini 3 Pro. Proprio a sensazione, la plastica, il radiocomando, come è fatto, insomma, sono tutte impressioni. Sembra proprio che il Mini 4 Pro sia un prodotto superiore rispetto al Mini 3 Pro. E ve lo dico perché la settimana scorsa ho usato il Mini 3 Pro per un altro lavoro e adesso ho di nuovo questo Mini 4 Pro per un altro lavoro. E come quello della settimana scorsa, anche questo è preso a noleggio, non è mio, lo prendo solo per il lavoro perché appunto è un metodo mio che ho trovato per avere una disponibilità maggiore di droni e non avere un carico di attrezzature sulla mia partita IVA. Giusto una questione amministrativa, poi magari il Mini 4 Pro lo comprerò per fare i video anche in viaggio con Amanda quando andiamo fuori e utilizzarlo anche per lavoro. Se pensi che il Mini 4 Pro faccia il caso tuo, allora trovi il link per acquistarlo direttamente su Amazon nella descrizione di questo video. Utilizzando quel link darai una piccola percentuale a supporto di questo canale. Per te il prezzo non cambierà, però Amazon riconosce a me una piccola percentuale per questa promozione che ho fatto. Vediamo adesso i filtri. Questi sono i filtri che mi hanno incluso nel noleggio perché ne avevo bisogno per il Mini 4 Pro per fare un lavoro professionale. Infatti chi vuole fare video ma avere un livello professionale ha la necessità di avere i filtri ND. Senza i filtri ND non è possibile mettere le impostazioni di ripresa corrette per la luce. In presenza di forte luce non è possibile chiudere un diaframma su questi droni e ridurre la luminosità, e quindi dobbiamo andare a utilizzare l'ND per rispettare alcuni parametri di ripresa. In particolare la shutter speed non dovrebbe essere troppo alta come valore e neanche troppo bassa. I filtri ND si agganciano e si sganciano molto comodamente, sono affidabili e è come praticamente il Mini 3 Pro. C'è un piccolo sistema che ruotando la lente si stacca e si riattacca. Freewell avete toppato, perché se io lo metto qui al posto del 64 ND64 la confezione non si chiude. O che mi fate? O che mi fate? Io per forza la dovrei mettere qui? Cioè, dai, per favore. Che cos'è questa roba? Che cos'è? Perché? Così mi tocca metterlo sempre qui per chiudere. Però se prendo un filtro diverso e lo metto al posto di quello che ho usato, non mi si chiude la confezione. Tu sei proprio dei geni, geni. Il filtro originale neutro, il copriobiettivo è più alto e quindi si chiude solo mettendolo qui. Adesso vado a vedere le impostazioni di ripresa in modo da prepararmi per domani. In 4K a 50 fps con impostazioni naturalmente manuali. Ecco qua che si apre il menu. Questo lo imposterò domani. Devo inserire ancora la micro SD all'interno del drone perché c'è solo una memoria interna di 2 GB in questo caso. Dovrò pilotare e registrare in D-Log M e mi viene in aiuto il display assistito a colori. Questa funzione mi permette di applicare una LUT temporanea al monitor in modo che il profilo log mi venga visto invece colorato sul monitor per aiutarmi di più nel pilotaggio. Codifica H265 MP4 è standard per le riprese in D-Log M. Quindi queste sono le impostazioni che dovrò utilizzare domani. Per quanto riguarda i parametri di ripresa andiamo tutto a lavorare in manuale. Sicuramente dovremo girare a 100
di ISO e un cinquantesimo di shutter, anzi fps era 50, quindi dovremmo girare a un centesimo, massimo un duecentesimo. Utilizzo o un centesimo o il doppio per non avere problemi poi sulla ripresa, perché se utilizzo dei valori di shutter intermedi la ripresa, il video andrà a scatti. Questa è una regola standard che si usa quando utilizziamo un frame rate, bisogna utilizzare il doppio di shutter per avere un'immagine fluida e con un carattere di video più vicino alla vista umana. Infatti se utilizziamo il doppio di shutter rispetto agli fps abbiamo più o meno la visione che ha il nostro occhio e il nostro cervello della realtà. Se vado a doppiare o quadruplicare il valore di shutter, la ripresa sarà molto più nitida e mancherà quello sfocato tipico nei cambi di direzione tipico degli occhi umani. Sarà quindi molto più nitida ma anche artificiale la ripresa. Se invece utilizzo della shutter speed inferiore, una velocità di scatto inferiore, le riprese avranno molto motion blur, molto sfocato dovuto al movimento. Questo è dovuto appunto alla velocità dello shutter. E quindi domani utilizzerò 50 fps, un centesimo di secondo e gli ND per andare a regolare la luminosità all'interno della ripresa che sto andando a realizzare. Naturalmente si girerà tutto in orizzontale, anche se questo drone permette di girare anche in verticale. Anche il bilanciamento del bianco domani sarà impostato manuale, non andrò a fare niente in automatico, se non che utilizzerò la messa a fuoco automatica o manuale a secondo di quello che devo fare. Come impostazione di sicurezza vado a impostare già quello che mi servirà domani, così da avere tutto sotto controllo. Allora, evitamento ostacoli, metterò bypass perché mi serve che comunque il drone si sposti e non si blocchi durante la ripresa, perché mi serve comunque fluidità, e opzioni di bypass elegante. Mappa radar mi serve, RTH avanzato ottimale, mi piace l'ottimale, altitudine di RTH, come vedete il massimale è 120 metri, altitudine RTH utilizzerò i 30 metri, anche perché nella zona di volo ho un limite di altitudine di 45 metri dovuto alla CTR di Peretola. Come vedete qui si può anche impostare la protezione al volo superiore ai 120 metri. In questo caso a me non serve e metterò un'altitudine di volo di 60 metri. Questo perché non metto 45? Perché nel caso in cui io parto, decollo da un punto di decollo, ma la collina sale, il profilo della vegetazione sale, io ho bisogno di salire e so che devo mantenere i 45 metri dal suolo, ma se io lascio 45 metri in questo valore, rischio che poi il drone si ferma anche se io so che posso proseguire, perché comunque il terreno si sta alzando e io posso alzare la quota, mentre questa quota qui di protezione al volo è dal radiocomando, dal punto di decollo, diciamo, e quindi se io la imposto a 45 e so di poter salire non lo posso comunque fare, e questo in fase di ripresa mi creerà dei problemi. Quindi la imposto comunque superiore al limite legale che c'è in quella zona per rispettare la open category in questo caso, ma so che non potrò superare i 45 metri dal suolo. Mentre come limite di distanza io, per una mia sicurezza personale, la imposto inferiore a 400 metri. Perché questo? Perché il volo VLOS può essere fatto fino a 500 metri. Mi è capitato di pilotare droni da 249 grammi e vi assicuro che in alcune condizioni non sempre si vedono anche dopo i 500 metri. Riesco a vederle anche dopo i 500 metri, ma non sempre, e quindi bisogna fare attenzione e imposto i 400 metri circa per una protezione personale, per un eventuale allontanamento o comunque
che mi renda conto che sto andando oltre i 400 metri e quindi mi ferma l'applicativo in modo che io non mi allontani troppo. Calibrazioni li farò domani all'aperto, naturalmente non adesso. Luce ausiliare è quello che vi dicevo prima, il LED sotto al drone si lascia in automatico per quando viene attivata in caso di bassa luminosità ambientale. Impostazioni di sicurezza avanzate, questo è molto importante, tenere sempre RTH che è impostato abitualmente come impostazione di default, però in alcuni casi può essere utilizzato anche staziona o a terra. Queste due opzioni sono bene utilizzarle in alcune situazioni. Arresto motori invece con gli stick in questo modo per arrestare subito il motore. In questo caso si lascia solo emergenze, perché se imposto sempre e muovo gli stick in basso al centro o in basso all'esterno, le eliche si spegneranno anche se il drone sta volando, quindi bisogna tenerlo solo per le emergenze. Domani vorranno fare delle riprese stabilizzate in stile FPV, andiamo a simulare quindi il volo FPV con questa impostazione. Vi porto sulle mura della città e concludiamo il video parlando dei due noleggi, uno che ha sede qui a Lucca e uno che ha sede a Roma. Il Mini 3 Pro l'ho affittato qui a Lucca perché ce l'avevano disponibile, mentre il Mini 4 Pro l'ho ordinato a Roma e me lo sono fatto spedire per il lavoro. Sicuramente a livello economico prendere il Mini 3 Pro direttamente qui a Lucca è stato molto più economico, è stato un importo di 49 euro più IVA per un giorno di noleggio. Sono andato direttamente al magazzino, l'ho preso e l'ho riportato al lavoro concluso. Avessi potuto noleggiare il Mini 3 Pro anche per il secondo lavoro a Firenze sarebbe stato meglio, però non avevano il Mini 4 Pro, volevano quello perché c'è il D-Log M e quindi ho dovuto noleggiare il Mini 4 Pro e farlo arrivare da Roma perché avevo trovato l'unico noleggiatore che me lo poteva spedire, era laggiù, e quindi farlo spedire da Roma ha avuto dei costi aggiuntivi perché la spedizione comunque l'ho dovuta pagare e i giorni effettivi di noleggio sono stati 4 perché viene conteggiato anche il giorno della spedizione di andata e la spedizione di ritorno. Quindi alla fine per noleggiare il Mini 3 Pro qui a Lucca dall'OB ho speso 49 più IVA, quindi 60 euro, mentre per prendere quello a Roma, il Mini 4 Pro, ho speso 300 euro, che è una cifra ben differente anche se è un drone più avanti come edizione, ma c'è tanta differenza appunto dovuta ai giorni di noleggio aggiuntivi e alla spedizione, e quindi mi sarebbe convenuto molto di più affittare tutti e due i droni qui a Lucca e non è stato così. Però per conto mio è comunque un vantaggio l'affitto perché sull'importo che io ricevo come rimborso spese per l'affitto non ci pago la tassazione, è solo un rimborso spese anticipato che io allego alla mia fattura. Infatti la fattura del noleggio e il gasolio io le fatturo direttamente al cliente finale, perché se io inserissi questo valore che devo recuperare come rimborso all'interno della mia fattura senza intestare la fattura finale al cliente, io su quell'importo ci pagherei anche le tasse, oltre a non essere un guadagno per me, quindi è un doppio svantaggio. Invece così, con la fattura intestata al cliente finale, l'affitto e anche i rimborsi per il gasolio li faccio intestare ai clienti finali e non ci pago le tasse su quell'importo e non mi fa fatturato. Questo naturalmente è un meccanismo che funziona per chi fa il freelance, per chi ha la partita IVA come freelance. Argomento che ho spiegato anche in piccola parte anche nell'altro video del noleggiatore LOB. Naturalmente uno degli svantaggi del noleggio è che non sempre l'attrezzatura è subito pronta e disponibile e non si trova sempre quello di cui abbiamo bisogno. A volte non c'è tutto disponibile. Quindi in conclusione, se per te avere i sensori anticollisione in ogni direzione è fondamentale, allora vai sul Mini 4 Pro.
Se invece non hai bisogno dei sensori anticollisione in ogni direzione, puoi andare tranquillamente sul modello Mini 3 Pro. Entrambi hanno lo schermo dedicato sul radiocomando e sono affidabili e ottimali per le riprese anche con profili flat. Se invece del noleggio vuoi valutare l'acquisto, ti lascio nella descrizione 2 link per andare al prodotto su Amazon e acquistarlo e riceverlo direttamente a casa il giorno dopo. Se sei appassionato di droni e videomaking e vuoi trasformare questa tua passione in lavoro, allora vai a vedere tutti i miei corsi disponibili nella descrizione. La Masterclass Dominatori del Cielo è un corso in oltre 7 ore di lezione in cui imparerai tanti aspetti dei droni per trasformare la tua passione in lavoro. Trovi il link per andare alla pagina informativa nella descrizione di questo video e se utilizzi questo codice sconto ricevi il 50% sul prezzo di ingresso. Con questo ti saluto e noi ci vediamo nel prossimo video.